Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questa graziosa corona che potete applicare al coniglietto che ho fatto un po' di tempo fa. Trovate sul canale, vi metto a disposizione il link sia sotto nelle informazioni che sopra nelle schede del video, in modo da poterlo trovare se volete realizzarlo. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Andiamo a vedere come si fa. Se vogliamo fare una corona piccolina da aggiungere alle bambole oppure al coniglietto che vi metto qui nelle informazioni sotto il video, anche sopra, andiamo a fare una catenella di 24 maglie utilizzando il filato giallo o dorato. Possiamo poi chiudere ad anello la nostra corona. Nella prima maglia catenella andiamo a fare una maglia bassissima e chiudiamo così la nostra corona. E ora andiamo a fare per altri 2 giri le nostre maglie basse, quindi entriamo in ogni maglia e facciamo la nostra maglia bassa, in tutto 24 maglie. Poi facciamo un altro giro di 24 maglie su quelle appena lavorate. Facciamo una maglia bassissima e ora andiamo a fare in questo modo: lavoriamo 2 catenelle, poi facciamo un picciolino e quindi lavoriamo 1, 2 e 3 catenelle. Nella prima andiamo a fare una maglia bassissima così e poi andiamo a fare nuovamente 2 catenelle e scendiamo nella maglia successiva con una maglia bassissima, ci andiamo a chiudere in questo modo. Poi andiamo a fare un'altra maglia bassissima e ripetiamo l'operazione: 2 catenelle, poi facciamo un picciolino, 3 catenelle quindi, e andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prima delle 3, 2 catenelle, poi entriamo nella prossima maglia, facciamo una maglia bassissima, andiamo di nuovo nella prossima e proseguiamo così per tutti i giri fino al termine delle maglie. Terminati i giri andate a dare un po' la forma alle punte della corona, le andate un po' a tirare verso l'alto e poi con ago e filo andiamo a bloccare questo filo. Questa corona la potete fare più grande o più piccola, già utilizzando un filato più doppio, più sottile. Io ho utilizzato un filato per un uncinetto da numero 3, ma potete utilizzare anche un uncinetto più grande o più piccolo, sarà più grande o più piccolo in base alla misura che volete dare alla vostra corona, al vostro pupazzo, in base alla testa quanto è grande. Potete realizzare anche un portachiavi facendola un pochino più piccola, ad esempio utilizzando il numero 8 verrà piccolina. Potete fare un portachiavi utilizzando sempre lo stesso schema, oppure se volete che sia ancora più grande, per un bambolotto più grande, potete tranquillamente aumentare i giri della catenella, quindi andare a lavorare i vostri 2 giri in base al numero di catenelle che avete dato e poi andate a fare le vostre diciamo punte alla corona. Potete utilizzare magari delle catenelle in più e fare il vostro picciolino più in alto, decidete un po' voi, vedete un po' voi come potete utilizzare lo stesso schema in modo da poter adattare la vostra corona a qualsiasi pupazzo. Questa l'ho fatta per quel coniglietto che ho realizzato sull'altro video. Se volete andare a dare un'occhiata, andate pure, è molto carino da regalare magari un neonato, un bimbo appena nato, con la sua copertina molto molto bella. Ed eccola terminata. Questa è la mia corona, che può essere adattata a qualsiasi tipo di pupazzo che voi andate a realizzare. Potete fare anche un semplice portachiavi molto carino e originale, basterà cambiare il filato e il gioco è fatto. Spero che vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, vi aspetto alla prossima, ringrazio la persona che mi ha fatto questa richiesta e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao!